Ciao Pietro. Ciao Francesca. Allora, tu sei nato a Lodi nel 1990, sei un creativo contemporaneo con un percorso di studi in architettura e poi marketing e diciamo che tu ti definisci però non un artista, ma uno che fa cose. Almeno ho letto che tu ti sei definito così. Sì, è così. Com'è che ti definisci? Cosa c'è scritto sulla tua carta d'identità? C'è scritto solo il mio nome. Non c'è il tuo mestiere? No, non c'è. Come definiresti il tuo lavoro? È difficile da dirlo. Per me, come dire artista è molto generico, allo stesso tempo creativo. Ormai oggi è tutto sfumato e anche un po' fumoso. Quindi non mi definisco, semplicemente io tento anche di farmi vedere molto poco. Lascio decidere agli altri giudicare il mio lavoro e dire Terzini è un artista, è un pittore, non sa fare niente, è tutto molto aperto. Tu hai iniziato più o meno nel 2015, ho letto 2016, quando c'era, diciamo, tutti più o meno usavano Facebook, Instagram era usato pochissimo, era più un social media, diciamo, per fotografi o per i mood board. E tu però hai avuto questa intuizione Sì, nei confronti di questo social media. Ho avuto intuizione, ma perché ho preso lo smartphone. Io ho preso lo smartphone un po' tardi, appunto nel 2016 secondo me, o 15, e avevo Facebook, ma desktop prima, e avevo delle pagine di architettura, perché ho studiato architettura e mi piaceva condividere dei progetti, delle case e capire se ci fosse qualcuno cui piaceva il gusto cui mi ispiravo io. E una volta che ho preso lo smartphone, tutti mi parlavano di questa nuova app, Instagram, e allo stesso tempo però a me non è mai piaciuto farmi le foto. E allora ho detto, io la voglio voglio aprire il mio profilo, però non voglio mettere le mie foto. E allora ho iniziato a repostare delle cose artistiche prodotte da altri profili. E poi mi è piaciuta come app perché era molto semplice. Facebook iniziava ad essere molto complesso anche a livello di layout, di navigazione. Instagram era immediata e non dovendo comparire mi toglievo qualsiasi tipo di ansia e pubblicavo. E quindi è iniziato così. Sì. E poi tu sei sempre stato, diciamo, appassionato di loghi, scatole. Ho letto che tutti i loghi del lusso, tu le scatole che magari gli altri buttavano via, le collezionavi, le mettevi da parte, chiedevi se potevi portarle a casa. E anche questo è stato un po' l'inizio di un tuo percorso, no? E da lì è nato qualcosa. Sì, allora a me piacevano di base perché comunque una scatola di un brand di moda di lusso, diciamo, è fatta bene, cioè ha proprio un valore intrinseco, un cartone particolare, dei colori, i loghi stessi, le lavorazioni limited edition. Io le portavo via dall'ufficio dove lavoravo perché avevo una libreria vuota bianca e mi davano, come dire, dei color block e però non avevo ancora pensato di scriverci sopra. Facevo prima dei quadri che erano più astratti, legati un po' al mio background architettonico. Poi un giorno in ufficio una mia collega mi disse ma perché ti continui a portare a casa l'immondizia dell'ufficio? E allora io un po' per salvarmi in corner e giustificarmi avevo preso questa scatola di Dior che aveva disegnato sopra una sorta di savana, l'ho alzata al muro e ho detto non vedi un quadro? E da lì eureka, e ho iniziato a trattarli appunto come se fossero delle tele. Che ti è venuta Sì, l'idea. sì, proprio per salvarmi in corner. E poi e l'idea invece di questa scrittura, che ho letto che tu avevi una prof che diceva che scrivevi malissimo, in realtà tu hai utilizzato questa tua scrittura in corsivo a mano come tuo segno di stile. Sì, diciamo che ho utilizzato la mia calligrafia come tratto distintivo perché ognuno di noi ha la sua calligrafia. E ho iniziato a fare queste scritte fatte a mano in un periodo in cui tutti, anche proprio i brand di moda, stavano cambiando i loro loghi, che magari erano un po' più con le grazie, in loghi a bastone, quindi con Helvetica piuttosto che i font sans serif. E io ho detto, perché in contrasto a questa cosa voglio creare un'estetica un po' più sgangherata, un po' più informale, più umana, e quindi ho detto utilizzerò la mia calligrafia che è assolutamente sgangherata come tratto distintivo. E quindi è iniziato così? Sì. E ti è venuto questa Sì, ma è iniziato per gioco, E hai iniziato poi a postare anche la tua arte sul tuo profilo? Sì, però erano, come dire, dei meme, un po' per prendere in giro alcuni brand,
alcuni per lanciare delle frecciatine, magari a qualcuno che doveva lanciare una frecciatina, eccetera, ma era assolutamente un hobby. Io avevo il mio lavoro d'ufficio e facevo quello. E quando hai svoltato, cioè quando hai iniziato a capire che in realtà l'altro poteva diventare un lavoro? Quando una galleria americana mi ha detto facciamo una mostra a Palm Beach e gli ho detto ma quanti quadri dovrei fare? E loro mi hanno detto è una ventina, adesso mi ricordo se erano 20 o 30, ma per fare 20-30 quadri sui packaging della moda serve una quantità indefinita di immondizia della moda, quindi l'ho dovuta recuperare tutta e ho capito che poteva essere qualcosa perché anche i prezzi a cui venivano venduti questi lavori erano dei prezzi da arte. E poi ci sono stati 2 o 3 episodi che mi hanno fatto capire che poteva essere un po' più di un gioco. Il primo è stato quando avevo fatto un post su un cantiere di Hermès che è diventato virale, ma virale veramente in tutto il mondo, e lì mi aveva chiamato una giornalista di Elle Decor per fare un articolo. E da quell'articolo mi aveva chiamato il primo brand che mi ha chiamato in assoluto, prima di tutti, che era Keaton. Era il periodo del Covid e mi hanno detto noi stiamo trasferendo il nostro negozio, mi sembra da via Monte Napoleone a via del Gesù, adesso non mi ricordo esattamente le vie, abbiamo bisogno di mettere le palissade o comunque le vetrofanie, ce le vuoi fare tu? E allora ho detto certo, ve le faccio io. E poi dopo da lì, quel Natale, ho fatto Stella McCartney. Però è stato tutto un passaparola, ecco. Sei inciampato Sono inciampato, è stato il potere di Instagram, veramente. Certo. Perché io sono partito con 0 conoscenze, come posso dire anche 0 soldi, e senza neanche capire che cosa poteva essere. Per me era divertimento, inizialmente. Poi dopo è diventato un lavoro. Quindi tu non, come dire, sei la prova che non sempre bisogna essere così focalizzati, ma che a volte bisogna appunto anche un po', come dire, seguire l'onda? Sì, più che altro, cioè io te abbiamo, come dire, una urgenza creativa, espressiva, cioè dobbiamo tirare fuori qualcosa, no? In qualche modo, cioè a me capitava quando ero più piccolo facevo, non so, le basi musicali, rap, senza sapere le note, però le volevo fare, allora facevo Art Attack, dei sample e facevo la base. Poi c'è stato il periodo appunto dell'architettura, eccetera, però la necessità di fare qualcosa, no? E questo qualcosa, in quella fase della mia vita, sono state queste scritte e da lì è successo tutto il resto. Però non è stata una cosa, come dire, calcolata, programmata, certo. oppure, come dire faccio questo per arrivare là. È successo. E nella contaminazione tra mondi, a volte nell'incrocio tra le Totale. Sì, sì, passioni, perché è un nasce mix di qualcosa. cose. È un mix di cose perché lì dentro c'è tutto un po' quello che ho imparato ad architettura sul tema della composizione, eccetera. Poi tutti gli strumenti che utilizzo per fare queste cose sono un po' di strumenti digitali, quindi un po' di Photoshop, un po' di AutoCAD, saper trattare il colore, eccetera. Poi c'è una sensibilità che arriva anche un po' dal mondo del marketing e della moda, che è proprio legata all'attualità, cioè il sapere, come dire, intercettare dei temi caldi, no, del momento. Poi comunque c'è una dose di impegno perché comunque vanno prodotte queste cose, perché se fosse per me io mi fermerei all'idea, quando ho l'idea io sono soddisfatto, wow, questa è un'ottima idea, però poi dopo bisogna mettersi lì e farla, quella è la parte faticosa. Però sì, è una commistione di ispirazioni, di punti di riferimento e di tentativi. E come ti è venuta l'idea dei direct messages? E Direct Questa Messages idea. è un'idea che mi è venuta per 2 motivi. Un motivo è un motivo puramente di marketing, ovvero io ai tempi mi ricordo che avevo sentito era la capa moda di Instagram che si chiama Eva Chen e diceva the more you post, the more you grow, quindi più posti, più cresci. Io ai tempi facevo solo i quadri, però non è che potevo fare un quadro al giorno e stavo anche in ufficio, quindi ho detto io devo trovare un sistema che può fare chiunque ma che nessuno ha fatto per creare un contenuto al giorno con minima spesa, massima resa. E allora ho detto facciamo i E anche minimo DM. sforzo, se Certo, vuoi. minimo sforzo, perché arrivo a casa stanco, tutte queste cose. Allora, e poi inizio, adesso ne pubblico tanti, ma ne facevo uno al giorno, ok? E ho detto, questo è un sistema perfetto perché lo può fare chiunque, non c'è nessuna tipo velleità artistica perché
un layout predefinito che possono utilizzare tutti. Poi ai tempi non utilizzavano neanche tanto i DM le persone, scrivevano ancora molto su WhatsApp, adesso la messaggistica su Instagram è molto più utilizzata. E niente, allora ho iniziato a pubblicarli. Poi ai tempi mi piaceva anche una ragazza e allora ecco che diventa improvvisamente musa ed erano tutti per lei, no? E quindi Beh, a volte capitano che poi ci metti dentro tanto della... sì, beh, metti da vita, sì, sì, sì. della nostra vita. Cioè certo, diciamo perfetto. che il modo in cui sono nati, il pensiero è stato un pensiero strategico, poi dopo il contenuto è un contenuto daily life. E quindi tu comunque sei uno che si informa tanto, la mattina cosa fai? Ti alzi, apri subito Instagram, guardi cosa succede. Sì, quella è un po' però una mia condanna che ho perché Certo. vorrei fare altre cose. Tipo Denzel Washington dice che quando tu ti alzi dovresti tipo meditare 3/4 d'ora e poi dopo fai la colazione e apri il telefono. Invece suono la sveglia, tac, Instagram. Subito Instagram. Mentre spengo la sveglia è già aperto Instagram. Però, cioè, mi informo mediamente, non sono un nerd. Mi informo sull'attualità, poi ci sono delle cose magari che mi interessano di più, delle cose che mi interessano di meno. Quando ero più piccolo mi informavo di più, ma anche perché l'informazione era diversa, guardavo anche molta più televisione. Io continuo a guardare la televisione, lavorando tanto in casa, la uso un po' in modalità radio, nel senso che non guardo ma ascolto. Però mi metto a lavorare e in sottofondo ho sempre Il tuo come canale di dire, informazione sì, ma principale. vari programmi, no? Anche un po' da boomer, però mi piacciono. Però utilizzo ancora la televisione per informarmi perché comunque i giornalisti in televisione sono molto bravi. Poi seguo anche le principali testate digitali e poi ogni tanto vado a vedere le cose un po' più fresh, che poi sono nate anche negli ultimi anni. Certo, tanti Insta Magazine che sono Sì, nati. io mi sono formato, cioè la mia passione per la moda, tra l'altro, nasce quando ero tra la fine delle medie e l'inizio delle superiori con un sito internet che era Snobiety, ma che era proprio un mini blog, Certo. che adesso è diventata un'istituzione, ma era una cosa piccolissima. E ancora prima di Snobiety c'era un sito che si chiamava Kanye University, che era il sito di Kanye West, il cui editor era Virgil Abloh. Infatti volevo proprio chiederti, so che tu sei un grande fan di Virgil Abloh. Anche lui ha connesso tantissimi mondi, architetto, DJ, fashion designer. Sì. Ma allora, devo dire che di Off-White io non ho mai comprato tanto, mi ero preso solamente la cintura, quella lunga 2 metri che sembrava la cintura dell'aereo, perché era secondo me un'idea geniale, no? Bellissima, sì. Però lui è stato secondo me, vabbè, chiaramente un game changer, però quello che mi piaceva di lui è che, essendo stato io più piccolo quando lo vedevo, è come se mi avesse dato una sorta di energia, di speranza nel dire guarda, lui ha fatto un percorso Certo. simile al mio, lui sta facendo Motivatore. delle cose fighe, potrei provarci pure io, ecco. Cioè Certo. questo tipo di personaggi come lui, Kanye West, Perché tu lo sei un stesso fan Pharrell, della io arrivo da musica, quel della mondo musica lì, rap. io arrivo da tutto Tutta quel la mondo lì, musica visto rap dall'Italia. anni 90. Esatto, tutto quella wave che ha portato MTV in Italia, no? Perché ancora prima di YouTube, di tutto, c'era MTV, quindi tutta questa roba arrivava con la televisione e anche tutto il mondo dello streetwear, come dire, del look hip hop che adesso è diventato, come dire, la base, no? Certo. Di quello che producono anche i brand, non c'erano. E sono tutte le persone che mi hanno ispirato, però a cui io non è che ho voluto in qualche modo rubare qualcosa a livello estetico, creativo, ma mi hanno proprio ispirato per l'energia, per l'attitude. Per quelle vibrazioni che È c'erano una intorno a cosa quel mondo. indefinita, non saprei dirti. Tu che fai musica lo sai, è una questione di energia. Che Sì, dici una questa questione di cosa è vibrazioni. mia e ci siamo capiti, siamo sulla stessa linea d'onda e andiamo. Sì. Ed effettivamente la musica comunque continua a ispirarti tanto, no? Sì. Poi parli tanto di alcuni artisti tipo Murakami, Damien Hirst, Murakami io avevo sentito che tu sei scappato a Versailles per andare a vedere la sua mostra. Sì, con un amico che è diventato mio amico grazie a quel viaggio, perché io sono di Lodi, è una piccola città, era tipo il 2009 o il 2008, non ricordo, e noi eravamo quelli a cui piacevano alcune cose un po' giapponesi, ma che appunto se tu trovavi ai tempi una persona a cui piaceva una tua cosa un po' strana, diventavi subito amico perché non c'erano i social, non c'era niente, condividevi le informazioni. Ed ero in questa biblioteca, avevo visto che c'era questa mostra, allora vado e lui dico Lorenzo, non è che ci conosciamo tanto, ma vuoi venire con me a vedere la mostra di Murakami a Versailles?
e da lì siamo diventati amici, ci siamo visti l'ultima volta 2 settimane fa. E però sì, vabbè, Takashi Murakami, mi piace molto la sua arte per la precisione con cui è realizzata, cioè le sue opere sembrano tipo con l'intelligenza artificiale. tipo stampate, ma sono fatte a mano, poi con tutti dei telai serigrafici, però è veramente unico. Poi Damien Hirst mi piace perché cioè, ha sviluppato dei temi molto diversi anche, in maniera controversa, però in realtà geniali. Alcuni, come dire, del mondo dell'arte anche come posso dire, Sì, lui divide molto, nonostante sia una sì, superstar dell'arte. lo snobbano un po', sì, sì, sì. però secondo me è un grande genio. E nel tuo lavoro, diciamo, quanto c'è di... Tu prima dicevi, l'idea a un certo punto ti viene, quando parlavi, no? Magari basta un'idea sola per andare avanti. Quanto c'è di lavoro dietro, cioè di progettazione, di studio, prima di arrivare a quell'idea? Beh, in realtà non ce n'è tanta, è più Qualcosa una che sorta arriva? di illuminazione. Cioè, quello che io sto scoprendo, perché lo sto scoprendo andando avanti, è che le idee si scoprono, non è che si creano. Cioè, io quando trovo un bel gioco di parole, oppure un claim che funziona, non è che mi sento padre, non ne prendo la paternità, è come se lo scopro, come se lo scoprissi. È così che capisci che è il claim giusto. Che esiste già. Sì, poi lo capisci di Punch, dice questo. Però non c'è un vero, come posso dire, processo, c'è più che altro una sorta di processo in cui io tento di mettermi in una condizione di essere creativo, ok? Ma è una cosa molto di animo, molto spirituale, legata alla mia tranquillità, legata, diciamo, al rumore di fondo che ho attorno. Cioè, in determinate condizioni io non riesco a produrre niente. Poi magari per quei 10 minuti in cui entro in una sorta di bolla, ecco che improvvisamente divento produttivo. Quindi Però è una devi cosa isolare da sì, è una cosa molto personale, però non ha a che fare con l'idea, ha a che fare con il mettermi in condizione di produrre l'idea. C'è un filosofo che non so se tu conosci, segui, che si chiama Byung-Chul Han, coreano, che È un'amica. che è cresciuto a Berlino, che segue molto il mondo dei social media, è un pensatore che parla molto di social media. E lui, in uno dei suoi saggi, dice proprio che c'è una crisi della narrazione dovuta proprio a questo storytelling così rapido, così veloce, che ha un po' in qualche modo cancellato il senso profondo della narrazione, no? Cioè quello di proprio condividere le storie, no? Perché alla fine lo storytelling è diventato, secondo lui, un po' un'operazione studiata, no? Quindi non qualcosa di autentico che nasce dalla storia dell'uomo. Tu cosa ne pensi? Cioè pensi che lo storytelling, che ci sia troppo storytelling, che molti approfittino anche di questo packaging, diciamo, e che non senti mai il bisogno di raccontare una storia più lunga, un qualcosa di diverso? Beh, c'è un discorso che secondo me è legato al mezzo, nel senso, su app tipo Instagram o TikTok vince la velocità e ormai il livello di attenzione dell'utente medio è veramente basso, quindi provare a raccontare un qualcosa di più lungo di 15 secondi diventa complicato. E non hai mai pensato di cambiare mezzo? Ma non è il mio, No. non è il mio, cioè io non è che nasco come scrittore o come romanziere. Io ti racconto la morale della favola senza la favola. Ti lascio quella piccola chicca che poi dopo interpreti a seconda di quello porti tu nel che è tuo la tua mondo. vita. Certo. Però non ho la velleità di raccontare una storia perché non ne sono in grado, non è il mio. Però lui ha ragione nel dire che sui social lo storytelling non esiste più. Ma è difficile trovarlo adesso anche poi nel mondo delle serie e del cinema, perché mancano proprio le storie, perché c'è una grande necessità di continuare a produrre nuove puntate, nuove serie, nuove stagioni, però per forza di cose una storia, per essere fatta bene, ha bisogno di essere, come dire, studiata e Curata nei ramificata in tutti i dettagli. Infatti una frase che ho letto che tu hai detto è troppi eventi, nessun evento, cioè tanti Certo, eventi, nessun sì, evento. quando tutto un Quindi anche evento... esatto, tutto un evento, quindi non c'è più l'evento, quindi questo eccesso, come dire, Sì, c'è un grande tutto. sensazionalismo in generale, tutti vogliono fare l'evento migliore, ma quando ogni giorno c'è un evento, magari anche nello stesso giorno, e non c'è più l'evento, anzi Esatto. diventa
quasi un... Per Un chi va, evento non partecipare. per chi va diventa impegnativo. Diventa impegnativo e poi se è tutto un evento, veramente l'evento non esiste più. Cioè mi ricordo, per dire, nel 2007 quando erano uscite le prime Nike fatte con Kanye West, è stato un evento mondiale. Io ero minorenne, ho preso il treno la mattina, ero andato fuori da un negozio di Bologna perché arrivavano 12 paia in Italia e io lo sapevo per andarle a prendere, poi non me le hanno vendute tra l'altro. Tra l'altro, guarda che Sono bello, tenute però. loro. E questo Però senso quello del era un grande desiderio, evento, no? esatto. Nel senso di desiderio, ma poi era un qualcosa che nasceva da una vera passione. Oggi, quando tutto è un evento, tutti ti vogliono far credere che quello sia un grande evento, poi c'è anche la FOMO, no? Devo essere lì perché... Però veramente ti piace quella cosa, ci vuoi veramente andare, vuoi essere veramente lì? Alla fine no, secondo me. C'è questa Secondo me è un specie di, periodo, non lo è un so, momento. a un certo punto ci dovrà essere per forza una svolta radicale. Tutti i chicomori, non usciamo più. Non lo so, perché è vero che a un certo punto, quando si è un po' azzerato anche il desiderio, no? Perché c'è tutto, c'è troppo, e quindi in qualche modo... Sì, cioè nel senso il desiderio che è un po' alla base, è il motore della vita di tutto, no? Cioè io ho sempre avuto il desiderio di poter, come dire, appunto esprimere qualcosa che ho dentro di me tramite qualcosa di creativo, no? È un'urgenza, un desiderio. Però ho anche desiderato, ad esempio, andare a vedere Takashi Murakami a Versailles, no? Ma era un mondo, quello prima dei social, prima di internet come adesso, in cui tu desideravi, cercavi e tramite la ricerca, come dire, gettavi benzina sul fuoco del tuo desiderio. Oggi invece sei bombardato da input e quindi non è che desideri, oggi tu scegli in base a quelle che sono le informazioni in tuo possesso, ma non desideri più veramente perché non cerchi più, perché è già tutto. Il desiderio è nell'assenza, invece noi abbiamo troppo. Esatto, il desiderio è nell'assenza delle cose, quindi Certo. implica che ti alzi, implica la ricerca e quando trovi qualcosa sei contento. E invece se tu sei bombardato e devi solo scegliere, dopo ti annoi. E forse l'arte magari può essere una soluzione per far tornare il desiderio. Ma non lo so, cioè nel senso, i desideri e l'arte sono già dentro di noi. L'opera in sé può essere in grado di far risuonare quelle corde che hai già dentro di te, no? Però sono delle cose molto, Ma molto anche di intime. scuotere, di farsi delle domande. Sì, però è molto difficile che questo tipo di reazioni siano universali, cioè sono molto, molto personali in base al vissuto che uno ha. Cioè magari una persona vede una mia opera e dice ma questa è immondizia peso muro, non è arte. Qualcun altro dice invece no, questa cosa per me è arte, mi ha emozionato, perché dipende da quello che hai vissuto. E tu che consiglio daresti a uno studente, a un giovane creativo che si sente un po' in crisi o che ha paura del futuro? Beh, sono stato in crisi per tutta la vita, devo dire. Beh, di non arrendersi al divano, di non arrendersi al divano, ma di provare in tutti i modi a fare qualcosa. Poi non deve essere esattamente la cosa che uno vuole fare, ma non stare fermi, cioè trovare il modo di comunque essere produttivi, anche se non è proprio il proprio settore, per poi col tempo provare ad arrivarci. E ci vuole anche un po' di disciplina. Tu sei un po' disciplinato, cioè quando anche tu hai la tendenza a stare sul divano, come fai? Io credo molto nell'impegno e nel valore del lavoro, cioè sono stato educato così. Quindi io penso veramente che il lavoro e l'impegno possono essere un ascensore sociale sostanzialmente. Sì. Quindi ho grande fiducia in quello. Poi ci vuole secondo me tempo e può anche non succedere, non lo so, però la speranza è l'ultima a morire. Secondo me ci vuole impegno. C'è qualche errore che hai fatto che poi ti è risultato invece estremamente utile o qualche fallimento dal quale sei uscito proprio un grande svoltando? fallimento è stato quando io mi sono laureato con laurea magistrale in architettura e dato che il mercato era completamente fermo, ho abbandonato sostanzialmente il mio sogno di diventare architetto. Quindi quello è stato un Perché grande... tu sognavi di diventare architetto? Beh, ero preso molto bene dall'idea. Chi sono i tuoi architetti? Beh, a me piace di riferimento? Alvaro Siza, portoghese,
i Sana giapponesi sono quelli che hanno fatto la Bocconi. Poi non lo so, mi piacciono Studio Mumbai, vabbè, dei vecchi, Miss Van der Rohe, Friend Lloyd Wright. Sei attratto comunque dalla semplicità, dall'essenzialità. Sì, beh, certo. Indubbiamente. Il kitsch non è che mi piace troppo, i miei quadri sono molto kitsch rispetto a quello che è il mio immaginario. Però diciamo che quello è stato un grande fallimento, quello di aver abbandonato sostanzialmente il goal per cui avevo alla fine studiato per 5 anni, impegnandomi veramente tanto. Allo stesso tempo mi ero poi iscritto a questo master in marketing alla Bocconi, controvoglia, su suggerimento di mia sorella, che poi mi ha portato a lavorare nel mondo della comunicazione e della moda. In quegli anni, io ho lavorato per Chiara Ferragni, in quegli anni in cui Instagram è esploso, ne ho capito un po' le potenzialità, ho usato anche le sue sacchette e le sue scatole per poi fare i quadri. Quindi diciamo che rispetto a quello che mi è successo, io ho praticamente rubato un pochino tutte le esperienze che ho avuto per poi creare, per arrivare a questo punto, poi dopo chissà cosa succede. E che rapporto hai con l'intelligenza artificiale? Cosa ne pensi? Quale prossima rivoluzione ci aspetta? Qualcuno dice che se non impariamo ad usare bene tutti i programmi entro i prossimi 12-24 mesi saremo tutti senza lavoro. Non lo so, è una cosa che c'è, bisogna farne i conti, non si può tornare indietro. Cioè non è come quando è uscita la blockchain e gli NFT che si diceva ma chissà che cos'è questa cosa. Cioè l'intelligenza artificiale c'è. L'Italia è molto indietro perché noi non avremo mai la potenza di calcolo che hanno gli americani, eccetera. Cioè, secondo me dobbiamo imparare a sfruttarla, non ci sono alternative. Tu non la utilizzi per diciamo, per le tue creazioni? Io non la utilizzo, l'ho utilizzata per verificare la proprietà intellettuale di alcune frasi, però aveva sbagliato, perché avevo trovato un'espressione che mi piaceva, ho detto, ma questa cosa chi l'ha detta? E lei mi ha detto, guarda che nella puntata sparo 36 della stagione 10 di Friends. Allora vado su Netflix, apro, mi vedo tutta la puntata e non veniva detta. Ho detto, scusa, ma mi hai dato un'informazione sbagliata. Vedi. È perché a volte è un po' psichedelica. È un po' così, deve ancora imparare. Però per quello che faccio io, che è una cosa molto basica, che faccio ancora con le mani alla fine, mi può servire tanto, però in settori molto importanti, che ne so, come la finanza, l'ingegneria, la medicina, l'informazione stessa è una cosa che c'è. E hai mai esplorato una dimensione, diciamo, multisensoriale? Cioè, hai mai pensato di fare un'opera, per esempio un'opera olfattiva, o di connettere dei sensi? No, perché non è tanto il mio. Sonora? Allora, a me piace molto la musica, però non ho ancora, come dire, fatto un'opera musicale. Anche se adesso voglio fare un quadro per una mostra che devo fare a settembre, che è fatto su dei sacchetti di Miu Miu. E voglio scriverci sopra Courchevel, e così uno si ricanta nella testa Miu Miu Courchevel. Così tutti ricantano nella testa la canzone. Però in realtà la musica è nella testa. Sì, la musica è nella testa. Però cerco di fare dei lavori, delle opere che alla fine sono legate a delle cose che sono mie, che mi piacciono. Cioè questo tipo di esplorazioni molto sensoriali non appartengono tanto a quelli che sono i miei interessi, quindi per il momento non sono interessato. E se tu potessi dire qualcosa a Pietro di 10 anni fa, cosa gli diresti? Di continuare. Perché quello era un momento... No, di continuare. Beh, ho avuto comunque dei momenti, appunto, ho abbandonato un tipo di idea di lavoro che avrei dovuto fare, poi ho dovuto, come dire, mischiarmi all'interno del mondo dell'economia che non era il mio, perché ero creativo, sono dovuto imparare a fare cercaverti in Excel. Poi dopo sono finito nel mondo degli influencer, della moda, così che era una cosa nuova, eccetera, mi sono sempre un po' adattato, e però alla fine tutto fa brodo, quindi direi vai, continua. Ma tu senti la pressione, senti tanto la pressione di dover essere sempre produttivo, sempre creativo, perché anche questo fatto che dicevi che adesso produci molto anche su Instagram, cioè senti tanto questa pressione, quest'ansia da performance? Oppure no, la vivi in modo naturale? No, perché prima era un gioco e adesso è un lavoro, quindi per me non è un lavoro, era una cosa che, hai capito? Che è un divertissement, no? E c'è sempre un pochino, come dire, non la pressione, però la curiosità di vedere
come può reagire il pubblico rispetto a certe cose che faccio, perché ormai faccio varie cose, non so, faccio capi d'abbigliamento, però faccio anche mostre di quadri, però faccio anche eventi, però faccio anche il vino, oppure il prodotto di design, eccetera. Lavori, fai tante collab per tanti brand. Esatto, in settori diversi, quindi per me ho più che altro un pochino di timore nel vedere la risposta di pubblico diverso nei vari campi. E hai degli Anche hater? curiosità. Hai visto che tu sei sempre su Instagram, c'è qualcuno che ti... Sì, ho molti hater. Sì? Cosa Ma ti anche dicono? professori di istituti vostri competitor mi scrivono le peggio cose, tipo se il nulla mischiato col niente, non mi spiego come tu possa essere definito artista, tutte queste cose. Ma tu stesso non ti definisci artista? No, ma infatti lo dicono gli altri, ma è solo invidia. Infatti, ma la moda comunque ti piace? Sì, ma quando ho scoperto Snobiety sono diventato un appassionato di moda. Però di un certo tipo di moda, non è che mi piace tutto, cioè per me ci sono delle cose. Quali sono i tuoi, diciamo, tu dovessi fare un mood board dei tuoi pezzi di culto, pezzi iconici? Vabbè, a me Cosa ci piacciono, a me metteresti? piacciono le sneaker, ho le Jordan, ho le Bathing Ape, poi i cappellini mi piacciono, New Era, pantaloni larghi, a me piacevano gli Evisu, che è un brand giapponese che è un po' scomparso, che mi piace Il tantissimo. negozio a Omotesando, a Tokyo, Esatto, mi bellissimo. ricordo. E a Londra i Savile Row lo avevano, poi non so cosa è successo. E poi una t-shirt basica, bianca o nera. Non accessori, non sei un amante degli occhiali, vabbè, Sì, scarpe. il cappellino, un accessorio. Però tipo tutto quello che è un po' gioiello, così non mi interessa. Nonostante tu sia un amante dell'hip hop. Eh sì, però l'hip hop, quando me ne sono innamorato io, aveva tipo dei look molto diversi, degli outfit molto diversi. Non erano così ingioiellati. No, era diverso, c'era una C'era cosa... 50 Cent con le collanoni, c'era... Sì, 50 sì, poi c'erano le camicie larghe, le sneaker, adesso però è tutto un po' più, non lo so, fluido. Sì, è tutto più fluido. È vero, è vero. E senti, quando ti è stato chiesto di fare questo claim per una scuola iconica come Istituto Marangoni che compie 90 anni, tu cosa hai pensato? Ti sei sentito un po' in ansia? No, Sei beh, andato in prima di crisi? tutto è un onore perché è un'istituzione, ma neanche più milanese o italiana, è un'istituzione mondiale a livello di creatività in generale. Più che altro, come dire, ho prodotto veramente tanti claim, si trattava di trovare qualcosa che potesse far da cappello a tutto quello che viene insegnato Perché sono all'interno degli tanti istituti mondi, dell'Istituto tante aree di Marangoni. studio, tanti Esatto, mondi. cioè tutto quello che è affine alle idee e quindi alla creatività. E allora lì sei andato a lavorare sulle parole attorno alla creatività. Eh sì, poi doveva essere anche breve, quindi abbiamo optato per Creative State of Mind. E che cosa, diciamo, che cos'è? Anche un augurio che tu fai agli studenti? Creative state of mind o è lo stato in cui ti senti un po' tu? No, non è un augurio, secondo me è il minimo comune denominatore di tutti i creativi, che se tu sei creativo di testa e questo mood mentale non te lo toglie nessuno e quindi automaticamente fai parte del gruppo di creativi, ma del globo, no? Perché la creatività deve essere appunto globale, trasversale. Sì, cioè tra persone creative ci si riconosce un po'. No, Quindi- più o meno. Più o meno. Sa. Secondo me sì. Di certo è una cosa che non avremmo potuto scrivere, non lo so, per un corso di finanza alla No, Bocconi, certo. ecco. Certo, cioè, beh, perché no? La Finanza creativa. Esatto. Meglio di no. Secondo me è fondamentale la creatività nella finanza, però è vero. Comunque creative state of mind, quindi è il Sì. tuo, diciamo, Quello la definitivo definizione provato. che racchiude tutto, racchiude anche la storia. perché Racchiude il valore comunque racchiude un valore. centrale, storico, che è la creatività. Cioè è la parola chiave di tutto, con cui È un motore con assoluto, cui la nasce creatività. l'Istituto Marangoni e con cui è cresciuto e va avanti e vive. Se non ci fosse la creatività non saremmo qui. E secondo te c'è qualcosa che, se tu dovessi dire che cosa l'Istituto Marangoni, secondo te in questo momento dovrebbe dire ai suoi studenti? In questo momento storico. In questo momento storico, beh, gli farei dire qualcosa di quel tipo che mi sono detto io quando avevo 10 anni in meno, tipo di perseverare, cioè che non è finita finché non è finita, perché il settore della moda
e non solo, ma quello del design, dell'architettura, eccetera, con un mondo che è sempre più, come posso dire, instabile. Sono dei settori difficili, però alla fine se uno vuole veramente ritagliarsi un suo posto e ha il talento e la forza di volontà per farlo, ce la può fare. Quindi c'è secondo me un 50-50. C'è un 50-50 in cui il 50% è una tua, appunto, mindset personale, una tua fame. E poi c'è la preparazione che devi avere, e assolutamente quella preparazione viene data a tutti. Poi dopo però sta a te veramente, uscito di qua nel mondo reale, avere la forza di dire vado a prendermi il mio posto, perché io mi ricordo quando ho finito i miei studi che il mondo reale poi è diverso dalla scuola. La scuola ti dà le basi, però dopo devi andare tu a prendere il tuo posto. Ci devi credere veramente tu, nonostante le difficoltà, e nel mondo creativo non ne sono poche. E quanto è importante per te in questo momento, proprio perché tu hai fatto questo percorso trasversale, per una scuola comunicare in modo creativo, comunicare in modo non istituzionale? Beh, centrale, schema. perché praticamente anticipi già come sarà il tuo corso di studi senza che nessuno magari abbia mai fatto ancora una lezione. Dice già chi sei. È molto importante il tone of voice in questo caso, perché come comunichi è alla fine parte del tuo carattere. Se tu hai quel carattere anche nel trasferire la tua conoscenza, sei già a metà dell'opera, no? E senti, c'è un aneddoto di te che non hai mai detto a nessuno, che vuoi dire a noi? In realtà no. No? Ma ce ne hai detti tanti. Ne ho già detti vari, ne ho già detti tutti. E qual è il tuo sogno? Non lo so, io non ho un sogno. Allora, io ho un incubo. Il mio incubo sarebbe quello di tornare a lavorare in un ufficio. Aiuto. Il mio sogno è quello di continuare ad essere indipendente. Vabbè, quindi devo dire che già sei nella bolla, sei sul tappeto volante giusto. Sì, però non si può mai sapere nella vita. Bene, Pietro Terzini, ti ringraziamo per essere stato con noi, per aver condiviso tutte queste storie e anche il tuo processo creativo che ci ha affascinato sicuramente molto e darai tante ispirazioni a tanti ragazzi che magari, chissà, un giorno entreranno nel mondo creativo e dell'arte come te. No, grazie Francesca, grazie all'Istituto Marangoni, e auguro a tutti gli studenti dell'Istituto Marangoni di andare avanti, essere sempre più creativi, che poi il mondo là fuori vi aspetta.